Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti nello speciale per i 666 iscritti. Al momento della registrazione in realtà siamo già a 740 iscritti. Io ragazzi davvero non so più come ringraziarvi per tutto l'affetto che dimostrate nei confronti di questo progetto e spero vivamente che possiate apprezzare questo speciale perché ci ho messo davvero anima e cuore. Ho pensato di festeggiare questo traguardo portandovi con me in un viaggio alla scoperta di come la figura del diavolo e il concetto di male siano entrati nel mondo della musica. E vi assicuro che la storia è molto più antica di quanto possiate pensare. Premessa importante: io sono una satanista spirituale, quindi in quanto tale non vedo Satana come un'entità negativa, ma anzi come una divinità molto antica. Ma in questa istanza non affronteremo questo argomento, altrimenti andremo parecchio fuori traccia rispetto alle intenzioni originali dello speciale. Iniziamo quindi con lo spiegare il perché il 666, il 666, sia diventato nel tempo The Number of the Beast. Questo numero associato al demonio appare per la prima volta in un passo specifico del Nuovo Testamento, in particolare nel libro dell'Apocalisse, in cui viene scritto che tutti, ricchi o poveri, schiavi o liberi, avrebbero avuto questo numero marchiato sulla fronte e sulla mano, e che senza di esso nessuno avrebbe potuto acquistare o vendere. Vi sono numerose altre interpretazioni. Vi citerò qui solo altre due per evitare che il video duri più del dovuto. L'interpretazione storica più accreditata riguarda il sistema della gematria ebraica, un sistema teologico che studia le parole scritte in lingua ebraica e associa loro dei numeri. Secondo questo sistema, sommando le lettere ebraiche che formano il nome di Nerone, si otterrebbe proprio 666. Un'altra interpretazione decisamente più moderna vorrebbe che questo numero fosse interpretabile come rappresentanza del carbonio. Infatti, a livello chimico, il carbonio possiede 6 neutroni, 6 protoni e 6 elettroni e si trova in tutte le forme di vita organiche. È infatti il principale componente base della vita sulla Terra. Direi che, chiarito questo punto, possiamo immergerci nella storia di come Satana, il diavolo o Lucifero e tutte le loro sfumature siano entrati di prepotenza nel mondo della musica, influenzando generazioni su generazioni. Sebbene con il cristianesimo abbia raggiunto il massimo della popolarità negativa, la figura di Satana, dapprima come divinità e in seguito come ente negativo, possiede origini ben più antiche. Così come la musica considerata malvagia o fuori dagli schemi esiste ben prima del metal. Già ai tempi degli antichi greci, all'interno degli ordini dedicati al culto di Dioniso, si seguivano dei rituali in luoghi appartati e abbandonati, che potessero servire all'infrangimento della barriera tra il nostro mondo e quello spirituale. Il cardine principale era la musica eccitante che veniva eseguita durante questi riti. Inoltre, in Grecia, la musica che possedeva canoni differenti da quelli ellenici veniva considerata maligna, perciò musiche provenienti da altri popoli possedevano significati malefici. Tra queste spicca in particolare il modo frigio della scala musicale, proveniente da una regione dell'Anatolia chiamata Frigia, e considerato il modo dionisiaco per eccellenza. Probabilmente proprio per questa sua origine straniera e la capacità, citando Platone, di mutare l'anima umana, grazie anche al canto corale chiamato diritambo sacro a Dioniso, era considerata una musica lasciva e sfrenata, non soggetta alla razionalità. In seguito fu Aristosseno, altro importante filosofo greco, ad allontanarsi da queste posizioni moralistiche, facendo intendere l'importanza di conoscere ogni tipo di musica. A partire dal V secolo d.C., a causa dell'insorgere del cristianesimo, ogni figura pagana venne demonizzata e la musica non sfuggì di certo alla lente di ingrandimento dell'Inquisizione. Ogni tipo di musica e ritmo irregolari e dissonanti, tipici della musica pagana, furono messi al bando e considerati satanici o demoniaci, poiché contrari alla perfezione di Dio. La dissonanza per eccellenza fu considerata il tritono, ovvero una nota distante dall'altra 3 toni interi, in gergo chiamato intervallo di quarta eccedente. Il tritono fu nominato il diabolus in musica per eccellenza, termine attribuito a Guido d'Arezzo. Persino Dante, nel suo Inferno, affermava che nei cerchi infernali si udivano musiche dissonanti e confusionarie, lontane dalla perfezione armonica di Dio. Ma in tutta questa euforia cristiana, quindi, quando inizia il diavolo a venire incluso nelle opere musicali? Beh, dobbiamo partire dal XII secolo. In questo periodo diviene popolare un nuovo tipo di genere musicale chiamato i misteri, dei drammi utili a veicolare il messaggio cristiano. Il nome deriva da mysterium e significa rituale. I misteri erano delle vere e proprie rappresentazioni teatrali, con attori, canti, cori
e addirittura delle macchine utili per effetti speciali o cambi di scena. In questi drammi veniva rappresentato proprio l'inferno e vi era un palcoscenico diviso in due lati, quello sopraelevato chiamato Paradiso e il lato opposto chiamato appunto Inferno, dove si trovavano i musicisti. In questo e nei secoli a venire però al diavolo si faceva solo un piccolo accenno, non ricopriva un ruolo particolare. Nel XV secolo però accadde qualcosa che cambiò le carte in tavola. Durante uno dei misteri francesi, ovvero il giorno del giudizio, venne per la prima volta rappresentato il diavolo come protagonista assoluto della scena, vestito di blu, con cappuccio rosso e coda nera, insieme ai suoi seguaci. In contemporanea a questo grande evento, a Firenze presero sempre più piede i canti carnascialeschi, in cui il diavolo era spesso protagonista dei cosiddetti trionfi, messe in scena del carnevale fiorentino. Questi canti, in particolare, furono uno dei fenomeni musicali e letterari più interessanti del 1400, la cui paternità è attribuita a Lorenzo il Magnifico. Nel periodo post-rinascimentale avviene la nascita del teatro dell'opera. In questo contesto il diavolo, sebbene sempre dipinto in modo negativo e tentatore, diviene rappresentato maggiormente come Mefistofele, entità dalle fattezze decisamente più umane che caprine. Fu sfruttato inoltre anche il tema del diabolico più in generale. Tra i più famosi ricordiamo il viaggio all'inferno di Orfeo, oltre a rappresentazioni di entità soprannaturali e streghe. A partire dal Settecento, grazie alla corrente illuminista e al romanticismo, il tritono, il diabolus in musica per eccellenza, divenne uno stratagemma compositivo e iniziò a far parte della cultura musicale occidentale. Inoltre, in contrapposizione alle credenze medievali e rinascimentali, durante il Settecento fu il virtuosismo musicale a divenire simbolo del diabolico. Secondo alcune leggende di quel periodo, infatti, il diavolo eccelleva in ogni strumento, in particolare nell'uso del violino, strumento individualista per eccellenza. Proprio in quel periodo è datata la leggenda del violinista Giuseppe Tartini, che, ospite in un convento, sognò il diavolo che lo ispirò nella composizione. In sogno, Tartini udì suonare dal diavolo la più bella composizione mai udita in vita sua. Al suo risveglio, tentò di replicare almeno una piccola parte di quella meraviglia e la chiamò Sonata del Diavolo. Ma, a detta sua, non è minimamente paragonabile a ciò che aveva sentito in sogno. Tartini morì nel 1770 e l'anno successivo un altro grande musicista, in questo caso un violoncellista, Luigi Boccherini, compose la sinfonia La Casa del Diavolo. Durante il XIX secolo, musiche e danze come la tarantella divennero sempre più popolari ed eseguite dai grandi compositori. Inoltre, il loro carattere frenetico e le loro melodie a spirale sottolineavano i legami irrazionali e diabolici che queste danze si portavano dietro. Questo secolo poi fu anche il secolo del tritono e delle dissonanze musicali in generale, che vennero utilizzate per descrivere sentimenti di angoscia o di pene d'amore. L'Ottocento fu quindi un secolo di rivalsa per le figure demoniache nelle opere. Tra i vari autori possiamo citare Mussorgsky, che nel 1867 compose Una notte sul Monte Calvo, poema sinfonico reso celebre dal film Fantasia della Disney. Mussorgsky era appassionato di demonologia e strutturò questo poema in atti diabolici, dalla riunione delle streghe all'arrivo e alla glorificazione di Satana. Altro autore da citare è sicuramente Alexander Scriabin, che compose la sua nona sonata di pianoforte, divenuta famosa con il nome di Messa Nera o Poème satanique. L'atto più eclatante di rivoluzione diabolica nell'Ottocento fu sicuramente la volontà di alcuni autori di progettare dei sistemi musicali per organizzarli in base anche alle dissonanze, che fino a quel momento, come abbiamo visto, erano considerate non degne e lontane dalla perfezione armonica divina. Uno degli esempi più noti è la dodecafonia di Schoenberg, reinterpretata poi nel romanzo Dottor Faustus di Thomas Mann. Nel romanzo l'autore rappresenta la dodecafonia come frutto di uno scellerato patto con il diavolo. Tutte queste opere furono censurate e accusate di blasfemia, ma ciò non riguardò solo la musica classica. Infatti molti tipi di fenomeni popolari, soprattutto se riguardavano la danza o il capovolgimento di stilemi già consolidati, furono censurati e sottoposti a scomuniche. Fu il caso del tango o della samba, dei fenomeni che nascevano proprio in quel periodo. Arriviamo ora ad un genere molto variegato, a cui il nostro amato metal deve moltissimo, ovvero il blues.
Forse inaspettatamente per molti, questo è uno dei generi con il maggior numero di leggende a sfondo diabolico. Il musicista più noto è Robert Johnson, che aveva la fama di aver venduto l'anima al diavolo. Tommy Johnson invece si vantava di aver appreso il blues dal demonio, mentre Pete Witshaw asseriva di essere il genero di Satana. Il blues sembra essere quindi per antonomasia la musica dei diavoli, tanto che l'espressione "to have the blue devils", cioè vivere una situazione di forte angoscia e depressione, sembra aver avuto origine proprio dal blues. And the devil was walking side by side. Per tutto il secolo successivo, gran parte della musica di origine afroamericana, dal jazz al rock, presentava messaggi diabolici più o meno velati. Infatti, se per quanto riguarda Led Zeppelin e Beatles, vi erano delle sorte di messaggi subliminali a sfondo demoniaco, qualora i brani fossero stati riprodotti al contrario, vi erano band come Rolling Stones e Black Sabbath, il cui messaggio era decisamente più esplicito. Parliamo di brani divenuti celebri come Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, o, a livello compositivo, la fascinazione di molte band per il tritono. Pensiamo agli Slayer, che chiamarono il loro settimo album in studio proprio Diabolus in musica, o ai Black Sabbath, che nel loro brano omonimo utilizzarono una progressione di tritoni in un riff. Nei primissimi anni '80, come ben sappiamo, iniziò a definirsi un genere a parte rispetto al classico heavy metal, con elementi dichiaratamente satanici e antisociali. Ovviamente parlo del proto-black metal, come invoca chiamarlo ai giorni nostri. I primissimi gruppi ad affacciarsi su questa scena furono i Venom, i Merciful Fate e i Bathory, ma anche i Possessed, seppur identificabili nel death metal, contribuirono alla causa, donandoci l'album Seven Sources, datato 1985. Con testi diabolici. Un diverso approccio al satanismo nei propri brani lo ebbero i Behemoth. Dal loro terzo album del 1998, Pandemonic Incantations, in poi, infatti, la band polacca affrontò il tema di un satanismo più spirituale o gnostico rispetto ai colleghi. Siamo alla fine di questo lunghissimo viaggio, ragazzi. Spero vivamente che questo pellegrinaggio alla riscoperta dell'origine del male nella musica vi sia piaciuto, almeno quanto è piaciuto a me raccontarvelo. Ovviamente scrivetemi qui sotto nei commenti altri band o altri step che ho saltato in modo da rendere questo contenuto il più completo possibile. Io non posso far altro che ringraziarvi ancora per tutto l'affetto e il sostegno che mi dimostrate. Vi chiedo di lasciare un like e un'iscrizione al canale qualora vi fosse piaciuto il video. E ovviamente ci rivediamo nel prossimo video. Lead the fire!